Ci sono luoghi sulla Terra in cui la natura sembra aver dimenticato le sue stesse regole. Montagne che si alzano in verticale, rocce sospese come per magia, pareti lisce e inaccessibili. In questo viaggio esploreremo alcune delle formazioni montuose più straordinarie e misteriose, dove la geologia ha scolpito scenari che sfidano ogni logica apparente. Prepariamoci a camminare tra i giganti e a scoprire come la pazienza del tempo può creare l'impossibile. Nel cuore della provincia di Hunan, la natura ha dato vita a un paesaggio che sembra uscito da un altro mondo. A Zhangjiajie, centinaia di pilastri di roccia si ergono verso il cielo, come torri scolpite dagli dei. Alcuni raggiungono i 300 metri d'altezza, talmente sottili da sembrare sul punto di spezzarsi sotto il loro stesso peso. Il segreto di queste colonne sta nell'erosione. Milioni di anni di pioggia, vento e gelo hanno lentamente sgretolato la roccia circostante, lasciando in piedi solo i frammenti più resistenti. Non a caso, questo paesaggio ha ispirato il mondo fluttuante di Pandora nel film Avatar. Camminando sui ponti sospesi e lungo i sentieri del parco, si ha davvero la sensazione di viaggiare tra mondi sospesi nell'aria. Dall'altra parte del mondo, nel Parco Nazionale di Yosemite, la natura racconta un'altra storia di forza e pazienza. Qui si trovano due delle formazioni rocciose più iconiche del pianeta, Half Dome e El Capitan. Half Dome è una gigantesca cupola di granito, tagliata a metà come da una lama invisibile. La sua parete liscia si innalza per oltre 1400 metri sopra la valle. Poco distante, El Capitan si erge come un monolito perfetto. Una parete verticale di oltre 900 metri, considerata una delle sfide più grandi per gli scalatori di tutto il mondo. Ma queste strutture non sono nate da un colpo di genio della natura. Sono il risultato di millenni di movimenti geologici, di ghiacciai che hanno scavato e levigato, e di roccia che ha saputo resistere a ogni cambiamento. Camminare ai piedi di El Capitan dà la vertigine, non solo per l'altezza, ma per il senso di antichità che trasmette, un monumento naturale forgiato da ere inimmaginabili. In una remota zona del deserto dell'Arizona si nasconde un capolavoro scolpito dal vento, The Wave. Non è una montagna nel senso tradizionale, ma una formazione rocciosa che sembra ondeggiare sotto il sole come un mare pietrificato. Le striature di arenaria rossa, arancione e dorata creano disegni ipnotici che mutano a ogni variazione di luce. Questa meraviglia è il risultato di milioni di anni di erosione e sedimentazione, antiche dune di sabbia trasformate in pietra, poi modellate con una pazienza infinita. Visitare The Wave è come camminare dentro un dipinto in movimento, dove ogni passo svela nuove curve, nuove sfumature. L'accesso è limitato a poche decine di persone al giorno, per proteggere questo fragile equilibrio di sabbia e roccia. All'estremo sud del continente americano, tra i venti gelidi e i cieli tersi della Patagonia, si erge il monte Fitzroy. Con i suoi 3405 metri di granito, Fitzroy non è la vetta più alta delle Ande, ma è tra le più iconiche e inaccessibili. Le sue pareti verticali sembrano lanciate verso il cielo, e i cambiamenti improvvisi del tempo lo rendono una delle mete più temute dagli alpinisti. Gli antichi popoli Tehuelche lo chiamavano Chaltén, che significa montagna che fuma, per via delle nubi che spesso ne avvolgono la cima. A chi lo osserva da lontano, Fitzroy appare come un baluardo solitario, in una terra ai confini del mondo, una scultura naturale che racconta la forza selvaggia della Patagonia. Sul versante occidentale del Madagascar, la natura ha creato un labirinto di pietra unico al mondo, gli Tsinghi di Bemara. Tsinghi viene tradotto come camminare in punta di piedi, ma alcuni sostengono che il termine derivi da un'espressione malgascia, che descrive il suono prodotto quando le persone camminano sulle rocce acuminate. Queste spettacolari strutture calcaree, alte fino a oltre 50 metri,
si ergono come foreste di lame di pietra, acuminate e apparentemente inaccessibili. Il loro aspetto è il risultato di un lento processo di erosione chimica causato dall'acqua piovana leggermente acida, che ha scolpito il terreno in creste, torri e canyon affilati nel corso di milioni di anni. Tra le fenditure di queste rocce vivono specie endemiche che non si trovano in nessun altro luogo del pianeta, isolate da milioni di anni in un ambiente tanto ostile quanto unico. Nelle valli della Cappadocia, in Turchia, il paesaggio si anima di formazioni rocciose che sembrano uscite da un racconto fiabesco. I celebri camini delle fate sono colonne di pietra scolpite dalla paziente azione del vento e dell'acqua, che nel corso di millenni hanno plasmato forme surreali e delicate. Sovrastate spesso da uno strato di roccia più resistente, queste strutture si innalzano con eleganza verso il cielo, creando un contrasto che trasforma il paesaggio in una visione quasi onirica. Passeggiare tra questi monumenti naturali è un'esperienza che connette profondamente al passato. Qui la natura sembra aver scritto silenziosamente le storie di antiche civiltà che trovarono rifugio tra queste rocce millenarie. Nell'Alto Perù, le montagne non sono semplici rilievi, ma vere e proprie opere d'arte scolpite dalla natura. Vinicunca, la celebre montagna arcobaleno, si distingue per le sue strisce multicolori che danzano lungo i pendii in un gioco ipnotico di luci e minerali. Strati di argilla, ossidi e sedimenti antichi hanno dipinto questa montagna con una varietà di colori che spazia dal rosso intenso al giallo dorato, passando per sfumature di verde smeraldo e blu. Sulla costa occidentale dell'Islanda, tra paesaggi aspri e dominati dalle sfumature del cielo, sorge Kirkjufell, una montagna dalla forma iconica che ha catturato l'immaginazione di fotografi e viaggiatori. La sua silhouette affusolata, che si staglia contro il cielo, spesso minaccioso, crea un contrasto sorprendente con l'ambiente circostante, dove la luce e le ombre si intrecciano in scenari quasi irreali. Kirkjufell non è solo una meta per gli amanti della natura, ma un simbolo della magia del paesaggio islandese, capace di trasmettere una quieta forza e un senso di mistero senza tempo. Nel nord dell'Irlanda del Nord, lungo una costa selvaggia scolpita dalle onde dell'oceano, si estende il Giant's Causeway, un mosaico naturale di colonne basaltiche che sembrano tessere di un antico puzzle. Queste formazioni esagonali, plasmate da antiche eruzioni vulcaniche e dal lento raffreddamento della lava, appaiono come se fossero state disposte con cura da mani invisibili. Ammirare il Giant's Causeway significa immergersi in un luogo dove mito e scienza si intrecciano in un racconto silenzioso, lasciando spazio alla riflessione sulla potenza del tempo, degli elementi e della natura. Dopo aver esplorato questi paesaggi straordinari, comprendiamo quanto la natura sappia sfidare ogni logica. Dai pilastri sospesi alle onde di The Wave, dalla maestosità di Half Dome e El Capitan ai camini delle fate e alla montagna arcobaleno, ogni angolo del pianeta racconta una storia antica scritta dal tempo e dagli elementi. Questi luoghi, plasmati con pazienza millenaria, ci invitano a fermarci, riflettere e riscoprire il valore dell'inaspettato. Speriamo che questo viaggio vi abbia ispirato e saputo trasmettere, almeno per un momento, il mistero e la bellezza nascosta in ogni formazione naturale. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi viaggi alla scoperta delle meraviglie del mondo. Alla prossima!